Avete mai usato delle baby bottiglie che però sono vuote? Io sì, a me piacciono tantissimo, potete riempirle davvero con qualsiasi cosa. Vi faccio vedere un piccolo esempio. Sono qui su Cricut Design Space per andare a creare la nostra grafica, quindi vado a far clic per prima cosa sul pulsante carica, poi vado a far clic su carica immagine se devo andare a prendere un'immagine. In alternativa io ho già preso l'immagine, quindi la troverò già qua in elenco, quindi seleziono questa, seleziono anche quest'altra e faccio clic su aggiungi alle tele. Ora attendiamo, ecco qua, che Design Space ce l'ha messa in area di progettazione. La prima cosa che voglio farvi notare è che siccome si tratta di una sagoma semplice, ma come potete notare è stampabile, se è stampabile io non potrei tecnicamente andare a modificare correttamente il colore, perché vedete che mi mette illustrazione originale. È ovvio che io posso andare anche a fare qua colore. Quando vado a fare qua colore non è detto che sia precisissimo, quindi posso anche fare un'operazione di questo genere, quindi seleziono, vado a fare clic qua su taglio base e poi vado su selettore colori e metto nero. Vedete che il tratto è un po' più preciso in questo caso. Ora vado a prendere l'immagine, vado a inserirla qua, ingrandisco un po' per farvi vedere meglio ciò che sto facendo. E a questo punto vado a fare clic qua sul pulsante testo e metto per esempio i nomi degli sposi. Ora seleziono la mia casella di testo, vado qua su menu e discesa font, in questo caso io vado nei miei preferiti, altrimenti voi potete andare o sui font Cricut oppure sui font di sistema. Io vado a selezionare questo font che si chiama Baby Bunny e adesso riduco la dimensione. Ora, una cosa importante è questa, è che adesso io sto lavorando su un'immagine che è relativamente grande, quindi stiamo parlando di circa 9 cm x 11. Siccome la mia bottiglietta in realtà è molto più piccola, che cosa accade? Che quando vado a ridimensionare otterrò dei tratti talmente sottili che non necessariamente potrebbero venire bene in stampa, dipende anche dalla stampante che state utilizzando. Quindi per ovviare al problema dovete fare così: selezionate l'immagine, anzi selezionate questa immagine, andate qua su offset. Ovviamente non andremo a mettere un offset normale di quelli enormi come questo, ma andremo a fare così, mettiamo tipo 0,01, quindi proprio un offset veramente piccolissimo, ecco qua, e facciamo conferma. In questo modo vedete che abbiamo dato un leggero spessore all'immagine. Eventualmente potete fare anche la stessa cosa con il testo, però con il testo dovete stare un pochino più attenti. Comunque facciamo conferma. Ora a questo punto dobbiamo solo far clic qua sempre sul pulsante forme e andiamo a prendere il nostro quadrato. In questo caso vado a prendere un quadrato, io lo metto di colore bianco, potete mettere anche per esempio color oro, oppure potete usare delle etichette color oro che sono ancora più carine, vedete voi comunque come vi piace di più, anche a seconda della bottiglietta che avete scelto. Ora andiamo a metterlo qua sotto, quindi come avete potuto notare ho preso il livello e l'ho trascinato in basso per metterlo in secondo piano, sblocco le proporzioni e faccio così, semplicemente vado a metterlo diciamo abbastanza a filo, giusto per andare a tagliare comunque un riquadro intorno, quindi qua ancora lo ridimensiono un pochino. A questo punto faccio seleziona tutto e poi unisci i livelli. Quando volete andare a tagliare l'esterno dovete ottenere un unico livello, come in questo caso vedete che è un solo livello. Quindi diciamo che la nostra etichetta è pronta, però dobbiamo andarla a ridimensionare. Io andrò a metterla abbastanza piccola, intorno ai 4 cm, quindi vedete che è proprio piccola piccola, per quello che come vi ho mostrato in alcuni casi potreste dover fare dei bordi leggermente più spessi, perché anche in stampa se sono troppo sottili, se è grande non è un problema, ma quando è piccolo i bordi sono talmente sottili che poi non si vedono correttamente. Quindi andiamo a salvare e scriviamo etichetta bomboniera bottiglia
salviamo e a questo punto dobbiamo semplicemente inviare il taglio, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante crea. Ecco qua, come potete notare in questo caso la prima anteprima che me lo fa vedere, me la fa vedere con un foglio A3, io metto in questo caso un foglio A4, vedete che me lo va a ridimensionare, e poi a questo punto io posso mettere ovviamente diverse etichette, quindi faccio qua su copia progetto, faccio per esempio applica, ed ecco che me ne ha stampate, in realtà mi ha messo in anteprima una decina, ne posso mettere ancora di più. Quindi a questo punto potete eseguire la stampa su una carta adesiva. Potete, diciamo che la migliore è il vinile stampabile, ma comunque potete anche non mettere una carta adesiva volendo e andarla a incollare sopra. È chiaro che con la carta adesiva fate senz'altro prima. Quindi a seconda del materiale che avete scelto collegate la vostra macchina, quindi fate di nuovo clic qua sul pulsante continua, prima di tutto fate invia alla stampante. Vi consiglio, anche se in questo caso abbiamo un bordo bianco intorno, ma la smarginatura mettetela sempre attiva, mi raccomando. Sono rare le eccezioni in cui non bisogna attivarla, e se mettete dei fogli particolari mettete utilizza finestre di dialogo del sistema. Quindi a questo punto andiamo a stampare, andiamo a tagliare e andiamo a vedere come decorare la nostra bottiglietta. Sono qui su Silhouette Studio per andare a realizzare la stessa identica grafica che abbiamo realizzato con Cricut Design Space. La prima cosa che dobbiamo fare su Silhouette Studio è andare qua sulle impostazioni della pagina. Come macchina dovete andare a selezionare quella che avete voi, in questo caso ho una Cameo 4, come tipo di feed mettete manuale, il tappetino di trascinamento mettete quello che avete a disposizione, in questo caso vi basta un 30x30, ma potete usare anche il 30x60. A questo punto le dimensioni del media, quindi in pratica le dimensioni del vostro foglio, può essere un foglio per etichette o un foglio comunque stampabile, dovete andare a inserire qua. Io lascerò formato A4. Ora, un'altra cosa importante, andiamo a mettere qua su crocini di registro, mettiamo on, così vediamo bene dove sono le delimitazioni per quanto riguarda la stampa. Chiudiamo questa finestra, andiamo adesso nel menu file, facciamo clic sul pulsante unisci. Ora io vado a selezionare questa immagine e faccio ok. Vado a ingrandire un attimo la dimensione, ma più che altro per farvela vedere, perché poi dovrò andarla a ridimensionare. Vado di nuovo sul menu file, faccio di nuovo unisci. A questo punto seleziono qua frame e quindi l'altra immagine e la inserisco e vado a ridimensionare così. Ora la prima cosa che andrò a fare è andare a far clic qua su questi pulsantini, quindi sia riempimento che linea. Andiamo a vedere principalmente la linea. Come potete notare qua c'è la linea rossa intorno che in sintesi è dove la macchina andrebbe a tagliare. Andiamo invece a far clic qua su colore linea e o lo togliamo completamente, oppure se vogliamo fare su Cricut Design Space, in cui abbiamo aggiunto un piccolo offset per fare un bordo, diciamo così, un tratto un pochino più spesso, andiamo a metterlo di colore nero. E qua volendo potete mettere per esempio un punto, in questo modo vedete che il tratto è un pochino più spesso. Quindi questa è la differenza, diciamo, principale tra Cricut Design Space e Silhouette Studio, che Silhouette Studio vi permette anche di modificare il bordo. Andiamo adesso a selezionare qua e facciamo la stessa cosa, quindi mettiamo il tratto di colore nero e mettiamo un punto. Ed ecco qua, cosa accade? Che come in Cricut Design Space questa parte comunque è di questo colore. Possiamo andare qua sul riempimento e andiamo a mettere il colore nero ed ecco che l'abbiamo cambiato. Se non volete fare il tratto spesso della cornice, qua mettete a 0 ed ecco che il tratto torna esattamente come era in precedenza. Andiamo, come abbiamo fatto prima, a ridimensionare la cornice, ovviamente solo in senso proporzionato, perché solo alla fine andremo a mettere la dimensione corretta.
quindi ingrandiamo ancora leggermente e ora andiamo a far clic qua sul pulsante testo, vado a inserirlo qui e scriviamo di nuovo gli stessi nomi. Ora a questo punto selezioniamoli entrambi. Qua in alto vedete che c'è l'elenco dei font e io vado a selezionare questo font, che è quello che ho selezionato su Cricut Design Space, che si chiama Baby Bunny. Vado a ridurre la dimensione. Ora anche in questo caso posso mettere il riempimento, quindi vado a far clic sempre qua sulla tavolozza colore e vedete che se metto il riempimento chiaramente il bordo esterno, che è il bordo di taglio, sostanzialmente rimane sempre rosso. Quindi vado di nuovo a far clic qua su questo pulsante che è lo stile della linea e vado a metterlo di colore nero. Anche in questo caso, volendo, posso andare a aumentare i punti e quindi se metto per esempio a 1 vedete che il tratto della mia diciamo della mia scritta è un pochino più spesso. Ora andiamo di nuovo qua a far clic sul pulsante forme, quindi sui vari strumenti di disegno, e vado a inserire un rettangolo qua, quindi proprio diciamo a margine. Ne ho inserito un altro per sbaglio, ecco qua, quindi andiamo a inserirlo proprio qui a margine, quindi proprio attaccato alla nostra cornicetta, al nostro frame. Ed ecco qua. A questo punto, anche in questo caso, io posso decidere come fare questo bordo, cioè vado sempre qua su stile linea, posso non renderlo più visibile volendo, ma diciamo che in questo caso facciamo a nulla. In questo caso specifico vi consiglio di renderlo visibile, così riuscite a vedere meglio cosa andate a creare. Andiamo a far clic qua sul pulsante invia e vediamo le differenze a questo punto rispetto a Cricut Design Space. Volendo posso anche farvi vedere subito il ridimensionamento corretto, quindi potete anche raggrupparlo se volete facendo clic con il pulsante di destra del mouse. Andiamo a far clic qua sul pulsante raggruppa e andiamo a vedere la dimensione. Vedete che qua la dimensione insomma è abbastanza grande perché è 15 x 11, quindi andiamo a ridurre la dimensione in questo modo ed ecco qua, ancora un pochino, dobbiamo ridurla, ecco, ancora un po', ecco, così è la misura che ci occorre. Ovviamente talmente piccolo, dovrete nel caso ingrandire qua se volete vedere bene. Allora, la differenza sostanziale è che normalmente su Cricut Design Space andiamo a aumentare il numero delle copie. Qua potete farlo in area di progettazione, anche su Cricut Design Space potete farlo in area di progettazione, ma vi consiglio di farlo sempre dopo. Ora ipotizziamo che abbiamo duplicato alcuni elementi, quindi facciamo una cosa di questo genere. Mi raccomando, dovete stare attenti a non andare vicino a questi bordi qua, perché altrimenti potrebbe non leggervi correttamente i crocini di registro. Poi andiamo a far clic qua sul menu file, andiamo a fare clic su stampa, ecco qua, e a questo punto vedete che abbiamo l'anteprima di stampa. Controllate sempre che sia corretta, che nelle impostazioni di stampa dovete aver messo a 4, su tutte cose comunque che nel corso di Silhouette Studio troverete. Ora, una volta stampato, andiamo appunto a far clic qua sul pulsante invia. Una cosa importante che probabilmente noterete è che, allora ingrandisco un po' così riuscite a vedere meglio, che noterete è che qua queste linee rosse ci sono ovunque. Cosa significa? Significa che la macchina vuole tagliarvi tutto in pratica, quindi il frame, le immagini all'interno, eccetera eccetera. Cosa dovete fare? Quindi dovete andare a selezionare per esempio questo frame. Se però lo mantenete raggruppato, vi faccio vedere cosa succede. Se io faccio non ritagliare, che cosa succede? Che vi toglie tutto. Perché? Perché il raggruppamento non è come su Cricut Design Space che non serve ai fini di taglio. Il raggruppamento in realtà ai fini di taglio cambia, almeno su Silhouette Studio.
quindi se io vado a mettere non ritagliare non posso selezionare il singolo frame, praticamente mi seleziona sempre il gruppo, quindi vado su disegno e a questo punto devo fare separa, quindi faccio in tutti separa, ecco qua, vado a far clic di nuovo sul pulsante invia ed ecco che cosa accade. Adesso io, se voglio andare a selezionare il singolo frame, per esempio seleziono questa parte qui, metto non ritagliare ed ecco che mi ha tolto solo il frame. Se vado a selezionare l'immagine metto non ritagliare, se vado a selezionare questo di nuovo metto non ritagliare ed ecco che in questo caso Silhouette Studio andrà praticamente a tagliarmi solo questo frame esterno e così posso fare la stessa cosa anche sugli altri, quindi vado a selezionare la scritta, metto non ritagliare, frame non ritagliare, eccetera eccetera. Mentre in questo caso specifico qua farò il contrario, cioè seleziono il bordo esterno e metto taglia. Ed ecco qua, siamo praticamente pronti per andare a stampare e tagliare, anzi stampare, in realtà abbiamo già stampato e andiamo a far clic qua e possiamo andare a scegliere a seconda del materiale che intendete tagliare. Per esempio potete mettere, allora se io scrivo qua vi faccio vedere, se scrivo adhesive per esempio vedete che mi restituisce diversi risultati, quindi fogli adesivi metallizzati, cartoncini adesivi, nastri biadesivo, termoadesivi, eccetera eccetera. Quindi qua potete scegliere voi. È chiaro che come in tutti i plotter da taglio questi sono i materiali a marchio Silhouette, quindi se prendete dei materiali non a marchio Silhouette potreste dover fare delle modifiche, quindi sul singolo. Se io per esempio metto carta adesiva chiara, allora in questo momento la mia macchina non è collegata, quindi non posso andare a modificare alcune impostazioni. Comunque se metto per esempio carta adesiva chiara posso andare a modificare le impostazioni di passaggi per esempio di forza eccetera eccetera e a seconda se la mia carta è un pochino più sottile, un pochino più spessa di quella di Silhouette Studio. Quindi andiamo, proseguiamo, eseguiamo il taglio e andiamo a vedere come assemblare il tutto. Ed eccoci qua, questa è la parte più divertente, l'assemblaggio. Vi farò vedere che è un progetto veramente semplicissimo, velocissimo, anche se io vi faccio vedere proprio la base, diciamo così, di progettazione, ma poi potrete anche inserire delle tag, insomma renderla un pochino più carina. Queste bottigliette sono ottime per matrimoni, eventi comunque in genere, soprattutto anche si usano per il 18° compleanno, anche i 25, 50 anni, soprattutto 50 anni di matrimonio e comunque insomma potete usarlo per diversi eventi anche come gadget party. La prima cosa che voglio farvi notare è che non si aprono da sopra, o per meglio dire si aprono da sopra ma così non serve a niente, diciamo, si aprono da sotto, quindi voi dovete riempirle da sotto. Potete mettere all'interno tanti confettini, insomma quello che preferite di più. Adesso come esempio vi farò vedere alcune caramelline che sono simili a Smarties. Potete metterla uno o due colori, sono molto belli per esempio per i battesimi, bianco, azzurro oppure bianco e rosa, quindi andiamo a mettere all'interno comunque questi. Adesso sono i colori che mi sono rimasti al momento però diciamo che sicuramente appunto bianco, azzurro, bianco e rosa sono più belli. Allora una cosa importante è che dovete proprio metterli strapieni, perché sennò poi quando li girate sembrano vuoti. Ecco qua vedete che escono praticamente, ecco non vi preoccupate perché tanto poi c'è il tappo, quindi dovete fare così, chiudete ed ecco che la nostra bottiglietta è piena. Ora prendiamo la nostra etichettina che abbiamo fatto. Io ripeto, adesso ho fatto un'etichetta molto semplice con un vinile stampabile, ma se volete farla elegante potete usare delle etichette dorate. Andiamo a inserirla bene qui nella parte davanti, ecco qua, anzi mettiamo un pochino più in basso così,
E a questo punto andiamo ad attaccare un fiocchettino in questo modo per terminare, o quasi, la decorazione della nostra bottiglietta. Per attaccarlo andremo a utilizzare della semplice colla a caldo. Ed eccola qua, guardate quanto è carina con questo fiocchettino. Volendo potete andare a mettere o degli strass oppure un bottoncino qua per terminare la decorazione. Ho incollato il mio bottoncino sempre con colla a caldo, guardate quanto è carina. Chiaramente, come vi dicevo, se qua dentro ci fossero stati dei confettini rosa comunque sarebbero stati più carini, ma adesso così, giusto per farvi vedere come funziona il tutto. Queste bomboniere si realizzano veramente in pochissimi minuti e quindi potete anche venderle a prezzo, insomma, decisamente più basso anche rispetto magari alla classica scatolina. Ripeto, potete usarla come bomboniere o anche come gadget party. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.